panoramici sono da trattare insieme. Sono stati trattati quasi allo stesso modo. L'unico problema è sorto soprattutto per quanto concerne i due crash. I due crash hanno due range di frequenze totalmente diversi, perché il crash da 18 è un po' più scuro, quindi un po' più cupo, mentre il crash da 16, quindi quello che è qui dietro la mia testa, come abbiamo visto anche in altre situazioni, in altri missaggi, in altre sessioni, è un po' più acuto, un po' più alto come pitch. Quindi nel panoramico destro ho dovuto togliere un po' di alti, soprattutto i medio alti. E nel panoramico sinistro diciamo che ho dovuto togliere altre frequenze piuttosto di togliere le stesse che ho tolto appunto nel panoramico destro. Quindi ho operato in modo totalmente diverso nelle due equalizzazioni. Il resto però è trattato allo stesso modo, quindi quello che riguarda le dinamiche, perché ho compresso anche i panoramici, sì. Ho compresso sia i panoramici che l'hi-hat, quindi i piatti in effetti sono tutti compressi, perché per eliminare i picchi di volume che ci possono essere, una sorta di limiter. Ho voluto togliere i picchi in più, perché non volevo che distorcessero, comunque che andassero in distorsione. C'è da dire che sono tagliati intorno ai 300 Hz. Ho fatto un lavoro di equalizzazione prima, come ho fatto comunque nella cassa, nell'hi-hat. Ho tolto delle frequenze che mi davano fastidio. Infatti, se andiamo ad ascoltare un attimo i panoramici da soli, disattivando però l'SSL, è questo. Ora ascoltiamo invece i panoramici come sono stati ripresi. Le differenze tra i due sono veramente minime, in quanto ho enfatizzato sul panoramico sinistro i 200 Hz di 3.8, ho tolto i 500, quindi meno 1.5 sui 500 Hz, e ho tolto i 2000 e i 4000 rispettivamente di meno 11.8 e meno 8.6. Per togliere tutte le medie in eccesso che c'erano nei panoramici, che erano troppo fastidiosi a mio avviso. Quindi sul panoramico destro invece i 250 Hz li ho enfatizzati ugualmente di 3.9 dB, i 500 li ho invece diminuiti di meno 3.1, i 2000 e 4000 rispettivamente di meno 13.9 e meno 10.3. Questo sempre per ridurre tutte quelle frequenze medio-alte, insomma, che davano fastidio, dato quel discorso di cui parlavo prima, dato che
il panoramico appunto destro, essendo appunto rivolto verso il crash da 16, che è la mia destra, che è quello appunto più acuto, aveva troppe frequenze alte, quindi le ho dovute diminuire. Quindi adesso i panoramici, come abbiamo detto prima, sono tagliati entrambi intorno ai 300, in particolare, quindi per la precisione, 309 Hz, entrambi, perché appunto la configurazione l'ho fatta copiando e incollando. Quindi prima ho gestito l'equalizzazione del singolo panoramico, il sinistro, ho cominciato dal sinistro, poi ho copiato e incollato e ho gestito poi successivamente quella del destro. Ora, andiamo a vedere appunto l'equalizzazione appunto dei panoramici. Come ho detto prima, come accennato, sono un po' diverse tra di loro. Quindi il panoramico sinistro, quindi da cui sono partito, prevede appunto, come detto prima, il taglio appunto sui 309 Hz che abbiamo detto, per togliere comunque quelle frequenze che sono riprese comunque dai microfoni che stanno quindi al di sotto dei panoramici, quindi tutti gli altri microfoni, e quindi per non avere dispersioni, perché anche qui ho avuto molta presenza del rullante e non potendolo eliminare con gate, perché il gate sui panoramici sarebbe peggio ancora di metterlo sul Charleston, quindi sull'Hi-Hat, ho preferito quindi toglierlo con l'equalizzazione. E come ho detto prima, quindi ci ho dovuto lavorare parecchio su questo punto, però alla fine sono riuscito ad ottenere quello che volevo. Quindi sui 14.000 Hz abbiamo proprio un leggero ritocco in negativo, quindi ho tolto un po' di 14.000 Hz, quindi meno 0.4 per l'esattezza, quindi sulle alte frequenze. Frequenze medio-alte invece ho tolto all'incirca tra i 6.000 e i 7.000 Hz, in particolare 6.300, 6.380 all'incirca Hz, e ho tolto meno 7.3 fattore Q, quindi di default nel plugin. Poi per quanto riguarda le frequenze medio-basse ho tolto anche qui meno 0.7, quindi roba di poco, di pochissimo, intorno ai 2500 Hz, un po' di meno, 2270 Hz, così. Il fattore Q è un po' più stretto rispetto a quello dei medio alti.